WWE Elimination Chamber 2025 si apre con l'Elimination Chamber femminile e chi vincerà andrà a WrestleMania per affrontare la campionessa del mondo, e questa gabbia di eliminazione ha visto competere Alexa Bliss, Roxanne Perez, Bayley, Bianca Belair, Liv Morgan e Naomi, e saranno proprio queste ultime due ad iniziare per prime, cioè la campionessa di coppia e la Glow. Ma prima che il match iniziasse è ritornata Jade Cargill, che ha attaccato Naomi, facendo capire finalmente che ad attaccarla sia stata lei e non Liv Morgan. Finalmente qualcosa che può smuovere la divisione femminile di SmackDown, e Naomi, non essendo più in grado di iniziare, è stata dichiarata eliminata, e ad entrare è stata proprio la sua tag team partner e penso ormai ex Bianca Belair. E dopo aver scatenato tutta la sua rabbia contro Liv Morgan, l'entrata successiva è stata quella di Roxanne Perez, che non ha dato pace a nessuno, colpendo prima l'una e poi l'altra senza mai fermarsi. Ma poi è arrivato il momento dell'entrata della role model, che si è subito vendicata senza pietà di Roxanne Perez, che negli ultimi tempi non le ha dato pace, e l'ultima ad entrare è stata ovviamente Alexa Bliss, ed è qui che il match ha iniziato finalmente ad ingranare, con spot molto carini come la frustata di Bianca Belair e il crossbody dalla cima della Poz. Ma poi, mentre Roxanne Perez e Bayley continuavano la loro battaglia, è stata la role model la seconda ad essere eliminata grazie all'Oblivion di Liv Morgan, e poi è toccato proprio a Roxanne Perez l'eliminazione successiva per mano di Alexa Bliss, che è andata a segno con la Twisted Bliss. E mentre le ultime tre si davano battaglia, Alexa Bliss ha connesso la Abigail DDT su Bianca Belair, ma Liv Morgan di rapina ha schenato la Bliss, eliminandola, e la finale a due ha visto un po' di violenza, senza esagerazione ovviamente, usando la gabbia come oggetto contundente, e a vincere e ad andare a WrestleMania è stata la EST Bianca Belair, che ha schienato Liv Morgan dopo la KOD. Elimination Chamber molto bella, devo essere onesto, durata praticamente poco, ma meglio così, che se poi fosse durata tanto e poi avrebbe annoiato. Ma ha regalato tante emozioni comunque, soprattutto all'inizio, dove abbiamo scoperto finalmente che ha attaccato Jade Cargill, e dopo il match è arrivata la campionessa del mondo Rhea Ripley e anche la sua sfidante per domani sera, cioè Io Sky, e le tre si sono guardate negli occhi, perché saranno loro le protagoniste in vista di WrestleMania. Il secondo match della serata è stato quello di cui non mi interessava nulla, e penso che anche al resto del mondo non interessasse nulla, cioè il tag team match tra Tiffany Stratton e Trish Stratus contro Nia Jax e Candice LeRae. Ma tutto sommato è stato carino e godibile, con un finale pessimo visto l'impacciataggine delle quattro, ma praticamente è stato un tag team match che potevano fare a SmackDown, lasciando spazio a qualche altro match o dando più tempo ad altri. Il terzo match di questo PLE è stato l'Unsanctioned match tra i due ex migliori amici, Sami Zayn e Kevin Owens. E beh ragazzi, che posso dire? Mezz'ora di violenza pura, psicologia, puro professional wrestling. Abbiamo visto tavoli rompersi, penso quasi una decina, mazze da hockey, bidoni dell'immondizia, morsi e sedie. La rissa si è spostata tra il pubblico e Zayn ha scaraventato Owens prima su un tavolo e poi su un altro. Tornati sul ring, stavolta su due tavoli ci è finito Zayn, e successivamente l'Underdog ha distrutto una sedia con il corpo di Owens, e mentre caricava le Lua Kick, questo se l'è beccato l'arbitro Rod Zapata. Owens ha connesso la Stunner, ma non c'era nessuno che ha potuto contare. Da menzionare anche la Fisherman Buster su un altro tavolo, e poi Zayn ha riesumato la sedia avvolta nel filo spinato, e Zayn è andato a segno con una Blue Thunder Bomb su quest'ultima. Ma questo non è bastato, perché Owens, una volta ripreso, l'ha prima colpito con la Pop-Up Powerbomb sul ring, poi con un'altra sull'apron, ancora un'altra, e a vincere questo incontro è stato proprio il Prize Fighter. E dopo il match, mentre Owens preparava il Package Piledriver sul cemento, ecco che è ritornato Randy Orton a vendicarsi proprio del Prize Fighter, che viene colpito dalla RKO, e il Legend Killer, per ripagare il Piledriver di qualche mese fa, stava per connettere il leggendario Punt Kick, ma è stato fermato dalla security, che ha permesso al Prize Fighter di scappare. Il quarto ed ultimo match di questo PLE è l'Elimination Chamber, che decreterà il primo sfidante di Cody Rhodes per WrestleMania, e i partecipanti saranno Logan Paul, Damian Priest, CM Punk, John Cena, Drew McIntyre e Seth Rollins, e ad iniziare per primi sono stati proprio lo Scottish Warrior, il visionario, e finalmente, riuscendosi a mettersi le mani addosso dopo tutto questo tempo, se le sono dati di santa ragione, con una bella rissa stile Punk McIntyre. Poi è arrivato il momento di Damian Priest e Logan Paul, che hanno continuato sulla falsa riga dei primi, ma è grazie all'ingresso di John Cena che il tutto è ingranato. Drew McIntyre ha connesso la Claymore proprio su John Cena, ma Damian Priest ne ha approfittato e con un roll up
ha eliminato Drew McIntyre e lo Scottish Warrior, preso dalla rabbia, ha colpito con la Claymore anche Priest. Logan Paul, con una Frog Splash dalla pod, ha eliminato l'arciere dell'infamia. È arrivato poi il momento dell'entrata di Punk e grazie alla GTS ha eliminato lo YouTuber. E la finale a 3 è stata incredibile. Finisher party e kick out a 2, ma Rollins ha deciso di mettere il suo ego su tutti e prima Punk con la GTS e poi Cena con la Double A l'hanno così eliminato. E dopo un bel inizio tra Punk e Cena, Rollins prima di andarsene ha rifilato uno stomp a Punk e Cena, preso dalla disperazione, l'ha chiuso nella STF. CM Punk è svenuto e John Cena andrà nel main event di WrestleMania contro Cody Rhodes. Bella Chamber, magari mi sarei aspettato qualcosina in più visto i nomi, però sinceramente mi va più che bene. E subito dopo il match proprio l'American Nightmare ha stretto la mano a Cena e i due si sono dati l'appuntamento per WrestleMania. E ragazzi, siamo quindi arrivati al main event, perché si presenta anche The Rock accompagnato da Travis Scott e il final boss è lì proprio per aprire le braccia e accogliere con sé il suo campione e la sua anima. E se dirà di sì, l'American Nightmare vivrà per sempre, mentre se la risposta sarà no, da ora in poi i sogni moriranno. E Rhodes risponde dicendo che vuole tutto e che la sua anima non sarà più sua, perché darà la sua anima al ring e ai fan. E poi ha anche mandato letteralmente Rocky a farsi fottere. Go fuck yourself! Ma era tutto un piano, perché John Cena, mentre abbracciava Cody Rhodes, gli ha rifilato un colpo basso e quindi è John Cena che ha venduto l'anima al diavolo per questo suo tour di ritiro. E ragazzi, io non so cosa dire, è stato tutto bellissimo, dal ritorno di Jade Cargill al ritorno di Randy Orton, i match tutti belli tranne quel tag team match inutile che abbassa la media di tutto il PLE. Il match tra Zayn e Owens è stato clamoroso, ma poi soprattutto John Cena che vince la Chamber di rapina e poi vende l'anima a The Rock e andrà a WrestleMania da cattivo. Chi di voi ci avrebbe mai scommesso €1 10 anni fa? Io ovviamente voglio sapere anche la vostra sotto nei commenti e vi raccomando di lasciare un like e un commento, di seguirmi su Instagram e TikTok e di iscrivervi qui su YouTube. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!